Ciao, benvenuto, bentornato su questo canale. Se non mi conosci ancora, mi chiamo Virginie e sono un interior designer. Amo co-creare con i miei clienti le loro case affinché possano avere una casa bella e funzionale che li rappresenti e che li supporti nella vita di tutti i giorni. Questo può andare dalla consulenza fino all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa e ristrutturazione, dandoti suggerimenti e spunti affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa nella quale non vedi l'ora di tornare per trovare ed essere te stesso. Ricorda che sono suggerimenti generali e non possono avere lo stesso peso di una consulenza fatta su misura. Quindi mi raccomando, prendi solo quello che senti davvero faccia al caso tuo e il resto lascialo andare. In un mondo sempre più caotico e di corsa è davvero importante realizzare una casa che ami e che ti faccia stare bene. Sarebbe davvero brutto e anche impegnativo, infatti, dopo una giornata faticosa, entrare in una casa in cui non ti senti felice. Lo ripeto spesso, in casa ci si deve sentire a proprio agio e al sicuro per potersi ricaricare totalmente. Oggi quindi voglio darti alcuni suggerimenti che possano aiutarti a realizzare una casa che ami e che ti faccia star bene. Come sempre, prima di cominciare, se ti piacciono questi argomenti e non lo avessi ancora fatto, iscriviti al canale così da restare sempre aggiornato e aiutarmi a farlo crescere e io lo apprezzerò tantissimo. Ora metti un bel like al video e partiamo. Entriamo subito nel vivo dell'argomento e vediamo 6 suggerimenti che ti aiuteranno a realizzare una casa che ami e che ti faccia star bene. La prima cosa da fare è una buona progettazione della casa, capire come si vuole usare e vivere ogni stanza per comprare mobili e complementi che siano funzionali per quel determinato ambiente. Sarà importante avere delle misure precise perché questi mobili siano proporzionate e la stanza non risulti troppo piena o al contrario troppo vuota. A quel punto è importante decidere che atmosfera si vuole respirare nella casa per scegliere stili e colori adatti. È necessario quindi creare una mood board prima generale e poi una per ogni stanza in modo da vedere che tutto comunichi in maniera armoniosa e ci sia un filo conduttore per ogni stanza. Progetta anche se la casa ce l'hai già, ma non ti soddisfa del tutto. Saprai cosa vorrai sistemare o cambiare e questo ti porterà entusiasmo anche se non dovessi o non potessi fare tutto subito. Siamo in un'era di forte consumismo e nelle nostre case si accumula veramente di tutto e di più. Ovviamente non è per fortuna per tutti così. Soprattutto si ha spesso la difficoltà a lasciare andare. Avere tante cose in casa però porta a 2 problemi essenziali. Uno, rende più difficile tenere in ordine, oltre a far diventare lunghe e difficoltose le pulizie di casa. Con troppe cose in giro, anche la nostra mente si sente piena e sovraffollata. Questo crea un senso di disagio più o meno inconscio. È quindi importante semplificare, tenendo davvero solo quello che è necessario o ha un significato o un valore particolare, non solo in termini economici. Bisognerebbe quindi periodicamente guardare i propri ambienti e vedere se ci sono delle cose che non usiamo più, che non ci piacciono più, insomma che non hanno più ragione di essere e sbarazzarcene, vendendo, regalando o buttando a seconda delle condizioni. Fare questo creerà spazio fisico in casa, ma anche nella mente, rendendo la vita più leggera.
La psicologa dottoressa Francesca Basile e io abbiamo dedicato un intero capitolo del nostro libro guida al decluttering. Non basta avere solo l'essenziale perché la casa sia in ordine. Bisogna che ogni cosa abbia un proprio posto e sia facilmente fruibile e accessibile. In caso contrario è facile che vengano poi lasciati in giro. Sistema le cose con un criterio che funzioni per te, così saprai sempre dove trovare le cose. Cerca di organizzare anche armadi, cassetti e dispense, trovi davvero tantissime idee su come fare. Così come trovi molti contenitori e gadget che ti possono essere d'aiuto. Fai solo attenzione a cercare quelli che siano funzionali per il tuo modo di essere e di vivere la casa, perché se no ti stuferai presto e tornerai alle vecchie abitudini. Un esempio che faccio spesso è che non c'è bisogno nella dispensa, per esempio della cucina, di avere un barattolo per ogni tipologia di cibo, se non hai la voglia e la pazienza di travasare tutto ogni volta. Basta avere dei contenitori, magari delle ceste, dove riporre i sacchetti per categorie. Organizzare non deve complicarti la vita, al contrario. Avere tutto però ben sistemato, ordinato e accessibile calma la mente e rasserena, anche se non ne sei sempre consapevole. È molto importante mettere in mostra ciò che ami, perché sono le cose che ti fanno stare bene e ti danno la sensazione di casa. Se sei amante di libri, oltre a riempire la libreria, crea delle composizioni con i libri più belli. Puoi per esempio mettere 2 o 3 libri appoggiati al tavolino del soggiorno, magari con una candela o un altro oggetto, ricordando di avere forme, materiali e grandezze diverse per creare un po' di movimento e ritmo. Se ami viaggiare, puoi creare una zona con alcuni ricordi dei posti in cui sei stato. O ancora potresti creare una bella galleria di fotografie. Se hai dei figli, metti pure qualche loro disegno sul frigo. Se è vero che non fa casa da rivista, è anche vero che mettono d'allegria ed è la cosa più importante. Ma se ci tieni all'ordine, puoi sempre creare un album con tutti i loro lavori e tenerlo in bella vista. Mettendo ciò che ami in mostra, ovunque guarderai nella tua casa troverai qualcosa che ti darà gioia. Lo so, perdonami, lo ripeto sempre, ma è perché è davvero un punto importante. La natura rilassa. Cerca di portare elementi naturali nei mobili, nei tessili e nei complementi. Mobili in legno, tessili naturali, vasi in terracotta e ceste in vimini aiutano a creare un'atmosfera rilassante. E poi naturalmente le piante. Le piante vere sono un vero toccasana perché tra le altre cose purificano l'aria. Ma è anche il fatto di occuparsene dandogli l'acqua, travasandole quando è necessario e togliendo eventuali fiori o foglie secche che aiuta la mente a rilassarsi. Però, se vero è meglio, abbiamo però ormai imparato che se proprio non abbiamo il pollice verde, meglio una pianta finta di quelle ben fatte che una pianta vera ma malaticcia. Le piante malate, morte, tendono, come puoi immaginare, a deprimerci. Ecco quindi che, ripeto, meglio finta ben fatta che dover ogni 3x2 buttare via una pianta. Questo punto ti potrà risuonare strano, ma siamo bombardati ogni giorno di immagini e i trend cambiano davvero velocemente. Essere attratti da queste immagini e trend è davvero molto facile e fare il paragone è un attimo. A quel punto scatta la voglia di cambiare tutto e l'insoddisfazione può prendere piede. Ecco che guardarci intorno ed essere grati per la nostra casa, per quello che abbiamo dentro e che magari ci è costato sacrificio, rimette tutto subito in equilibrio.
È anche bene ricordare che i trend vanno e vengono e che le immagini che ci propongono spesso sono dei set studiati ad hoc per il servizio fotografico. Questo riporta inevitabilmente al primo punto, che se è stata fatta una buona progettazione della casa, investendo tempo per capire le nostre reali esigenze e soffermandoci su ciò che ci fa davvero stare bene, allora essere grati sarà inevitabile. Spero che questo video ti sia stato utile e ti sia piaciuto, nel caso fammelo sapere con un bel like e magari nei commenti. Sentiti libero di condividerlo con chiunque tu pensi possa essere interessato, ne sarò onorata e soprattutto mi aiuterà a far crescere la community e il canale. Se senti che la tua casa o qualche ambiente di essa non ti rispecchia abbastanza, non aspettare oltre, prenota la tua consulenza, trovi i miei contatti in descrizione. Se non lo hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella così da non perderti i prossimi video. Grazie di cuore per essere stato qui con me.